Testo dell'intervista concessa il 15 dicembre 74 al settimanale fascista Il Borghese dal professor Paride Stefanini, direttore della seconda clinica dell'Università di Roma. Dopo le agitazioni controllate dai sindacati, si è inserita nella lotta una frangia eversiva di natura extraparlamentare di sinistra che ha scavalcato i sindacati stessi. Questo piccolo gruppo ha cominciato a fare proseliti e la maggior parte degli infermieri e dei portantini ha dato loro fiducia. Abbiamo avuto manifestazioni aberranti, scioperi senza alcuna ragione, insulti alla classe medica. Io sono stato definito il più barone fra i baroni. È una definizione che non mi piace e che giudico offensiva perché io non sono un barone, ma un principe della chirurgia. Durante uno di questi scioperi sono stato riconosciuto dai rivoluzionari che hanno cominciato a urlare Stefanini ladro, Stefanini ladro. Fuori dal policlinico nessuno mi ha mai dato del ladro. Se ciò dovesse accadere io sporgerei denuncia, ma Dio sa quante denunce sono state fatte contro questo collettivo. Ma non possiamo fare nulla, siamo impotenti. Non abbiamo nemmeno più chiamato la polizia perché questa non è mai venuta. Ma l'esempio è venuto dall'alto. Nel 1969 hanno scioperato per la prima volta gli assistenti e io rimasi disgustato perché non pensavo che un medico potesse far ricorso allo sciopero per far valere le sue ragioni. Ora io dico, se siamo arrivati al punto che persino i medici cominciano a scioperare, come si possono poi condannare gli infermieri e i portantini, se, dato il loro basso livello culturale, scioperano in modo così brutale? Siamo in un certo senso disarmati e vi sono molte situazioni simili alla nostra. E anche se nell'ospedale è in gioco la vita dei pazienti, altrove è in gioco la vita stessa del nostro paese. Testo della motivazione di rifiuto della libertà provvisoria al compagno Daniele Pifano, imputato di resistenza a pubblico ufficiale, violenza, oltraggio e radunata sediziosa. La eccezionale, elevata pericolosità sociale del prevenuto si ricava non solo dal maluso che ha fatto della libertà provvisoria in precedenza conseguita, non solo dal fatto che costantemente turba il regolare funzionamento di un policlinico, ma anche e soprattutto dal fatto che egli, usando scavalcare le richieste sindacali avanzate dalle organizzazioni costituzionalmente previste, crea situazioni di pericolo in ambiente particolarmente delicato, con incidenti e violenze appositamente cagionati che chiaramente appaiono fini a se stessi e provocatori. Sulle conformi richieste del pubblico ministero rigetta l'istanza di libertà provvisoria avanzata nell'interesse di Pifano Daniele. Firmato Dottor Giorgio Buogo, giudice istruttore del Tribunale di Roma, autore di 6 mandati di cattura e di 105 avvisi di procedimento penale contro operai del Policlinico Umberto I di Roma. Volantino del 27 novembre 1973. Compagni lavoratori, malati. Al Policlinico Umberto I esistono 2 tipi di ospedale, 2 tipi di malati, 2 tipi di lavoratori. Da una parte c'è l'ospedale di insegnamento con le varie cliniche universitarie, dall'altra c'è l'ospedale di assistenza. L'ospedale di insegnamento dovrebbe servire a produrre nuovi medici e quindi servire alla ricerca e alla sperimentazione. Di fatto, questo ospedale è proprietà privata dei baroni universitari, che lo utilizzano come sede periferica delle loro cliniche private. Accettano e rifiutano i malati secondo il loro arbitrio, le raccomandazioni, le bustarelle e lasciano costantemente vuote intere corsie. Nell'ospedale di assistenza, invece, i malati sono ammucchiati nelle corsie e nei corridoi e subiscono interamente lo stato di disservizio, di inefficienza e di corruzione che fa marcire le nostre strutture sanitarie. Noi siamo lavoratori dell'ospedale di insegnamento.
assunti spesso senza nessuna qualifica, e siamo costretti a controllare interi reparti, a subire i ricatti dei baroni universitari, e molti di noi hanno lavorato per anni con contratti trimestrali rinnovati dalla benevolenza dei padroni della medicina. Come lavoratori delle cliniche universitarie siamo dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione e il nostro stipendio è la metà di quello dei lavoratori dell'ospedale di assistenza, che insieme con noi svolgono lo stesso lavoro nello stesso ospedale. Malgrado le nostre richieste, il sindacato da anni promette una soluzione dei nostri problemi, ma non è riuscito a conquistare neanche obiettivi insignificanti. Malgrado le nostre richieste, il sindacato non ha mai impostato una lotta unitaria tra i lavoratori dell'ospedale di insegnamento e i lavoratori dell'ospedale di assistenza. Le tradizioni di lotta dei lavoratori ospedalieri e le conquiste da essi realizzate sul piano economico e normativo sono per noi lavoratori universitari dell'ospedale un patrimonio ancora da realizzare. Abbiamo quindi deciso di fare da soli, organizzando alla base la lotta e rifiutando qualsiasi delega. La responsabilizzazione di ciascun lavoratore è l'unica garanzia di vittoria. È finito il tempo quando i baroni entravano nelle corsie, sembravano dei padri eterni e tutti i medici andavano vicino, gli correvano dietro e sembravano dei leccapiedi. È finito il tempo. Volantino dell'1 dicembre 1973. Compagni lavoratori, molti hanno partecipato alle assemblee di clinica che abbiamo fatto nei giorni precedenti. Molte assemblee di clinica hanno iniziato lo stato di agitazione autonomamente. Ogni giorno che passa altre cliniche si uniscono alla lotta, altre assemblee di lavoratori manifestano una volontà decisa di andare avanti e si organizzano autonomamente. L'assemblea generale di ieri ha visto la partecipazione compatta di oltre 1000 lavoratori ed ha impostato la piattaforma rivendicativa. Ma è importante avere sin d'ora chiarito i nostri rapporti con il sindacato. Nessuna delega sarà data a nessuno. Unico organo deliberante è l'Assemblea. L'Assemblea si riunirà ogni giorno e tutti i lavoratori dovranno parteciparvi direttamente. Noi vogliamo una reale unità con tutti gli altri lavoratori del settore sanitario. L'unico strumento oggi esistente per raggiungere lo scopo è la regionalizzazione delle strutture sanitarie. Tra i baroni della medicina, quelli universitari sono i più pericolosi. Nascosti dietro la neutralità della scienza, trattano i malati come cavie, usano le cliniche per i loro sporchi interessi, ricattano il personale e riproducono medici commercianti di pillole. Regionalizzazione significa togliere a questa gente il potere sul personale ed iniziare la distruzione dell'ospedale di insegnamento. I sindacati vanno dicendo e scrivendo che la regionalizzazione di tutto il policlinico, il problema della gestione operaia delle strutture sanitarie sono obiettivi corporativi e perdenti. I burocrati del sindacato propongono invece aumento degli straordinari, aumento dell'indennità di rischio, attuazione della legge 775, che già da 3 anni dorme nei cassetti. Contro i baroni, contro la speculazione sulla pelle dei malati, contro lo sfruttamento dei lavoratori e regionalizzazione dell'ospedale. Perché i direttori delle cliniche per noi sono tutti fascisti e ladri, perché dimostriamo di esserlo, perché quando un direttore di clinica si prende 50.000 lire per fare una visita a un operaio perché è un ladro. Ecco. Volantino del 5 dicembre 1973. Compagni, la forma di lotta decisa dall'Assemblea è stata quella del turno unico di lavoro dalle 8 alle ore 14. Siamo trattati come impiegati statali e quindi lavoreremo come tutti gli altri impiegati dello Stato. 2 anni fa il sindacato ha chiamato i lavoratori alla stessa forma di lotta, ma si è subito tirato indietro per paura delle precettazioni del prefetto. Ora questa forma di lotta è diventata inaccettabile per il sindacato, ma non ci lasceremo spaventare dal prefetto. Il diritto di lottare secondo le nostre decisioni non andiamo a contrattarle con nessuno. I rettori dell'università ed i medici tentano di ricattarci con la scusa dell'assistenza ai malati. È assistenza dedicare ai malati di corsia solo il tempo che a questi medici è lasciato libero dalle cliniche e dagli ambulatori privati. È assistenza usare gli ammalati per farsi un nome e derubare i lavoratori nelle luride corsie dell'ospedale di ricerca. È assistenza somministrare pillole senza cercare le cause della malattia, limitandosi a rattoppare un lavoratore perché fuori il padrone continua a sfruttarlo meglio. È insegnamento produrre medici che ignorano la realtà delle fabbriche e dei quartieri ghetto, coperti dalla bandiera della scienza neutrale che fa solo gli interessi dei padroni. Quando noi lavoratori denunciavamo alla magistratura le condizioni assurde dell'ospedale, i furti, gli imbrogli, i posti letti lasciati vuoti per costringere i malati a servirsi delle cliniche private, il rettore non si è mai visto.
Ora che mettiamo in discussione l'ospedale di insegnamento, il potere, il clientelismo, lo sfruttamento di lavoratori malati, solo ora il rettore piange sulla sorte dei malati, ma noi lotteremo insieme ai malati. Perché noi se siamo costretti a fare un'assemblea al giorno, è colpa di loro, perché è loro che ci vogliono tenere a queste condizioni. Se loro oggi l'ammalati non ce l'hanno, se ne infischiano perché loro hanno i clinici. Volantino del 15 dicembre 1973. Compagni ospedalieri, i lavoratori delle cliniche e degli istituti universitari con il combattivo corteo di ieri hanno dimostrato tutta la loro forza e la loro organizzazione. Questi se ne fregavano, i direttori diano il sopravvento, cioè loro non hanno voluto che hanno sopravvento perché effettivamente che hanno... Volantino, 9 dicembre 1973. L'assemblea dei lavoratori ospedalieri riunitasi il giorno 19/12/73 con una delegazione di lavoratori universitari ha deciso di stabilire per giovedì 20/12/73 un'assemblea generale. Semplice che vogliamo che sia concretizzata è la unità di tutta la nostra categoria ospedaliera per adesso. E poi Volantino del 30 dicembre 1973. Il personale della clinica ortopedica, riunito in assemblea il 29/12/73, ha votato all'unanimità di unirsi alla protesta con tutti gli altri lavoratori delle cliniche e di istituti universitari in lotta. Denunciamo la banca del sangue che stanno in clinica, che non è normale, che portano via il sangue alle case di cura quando operano alle case di cura. Queste sono denunce legitime. Volantino del 6 dicembre 73. Compagni lavoratori, questo è il testo del manifesto che l'Assemblea ha deciso di far stampare in 1000 copie e per il quale ha raccolte fino ad oggi 58.000 lire. I manifesti saranno pronti questa sera e i lavoratori li attaccheranno nei propri quartieri. Situazione impossibile al Policlinico. Malati trattati come carne da macello. Lavoratori divisi e sottoposti a continui ricatti dei baroni. Questa è la situazione che i lavoratori universitari vivono ogni giorno. Le autorità competenti ci hanno promesso solo parole, ignorando così le richieste dei lavoratori. Per questo abbiamo deciso di scendere in lotta, di lavorare dalle 8 alle 14 come gli statali, categoria della quale ci costringono a far parte pur svolgendo mansioni ospedaliere. Compagni proletari, questa è la lotta di tutti i lavoratori che si ammalano e vengono rimessi a nuovo negli ospedali per tornare ad essere di nuovo sfruttati. Ecco perché vi spiego che io dai direttori di clinica non voglio il discorso dei malati, non sono adatti a farlo e non lo possono fare. Me lo può fare quel direttore di clinica quando stanno nella clinica, non ci stanno mai. Non fanno il loro Volantino del 22/12/73. Compagni lavoratori, nell'assemblea del 21/12/73 è scaturita la volontà di ripetere ancora con un volantino la modalità di lotta in cui tutti i lavoratori devono attenersi. Questa necessità anche dovuto al fatto che giorno per giorno la nostra forza sta aumentando e che molti altri lavoratori si sono uniti a noi per portare avanti questa lotta vincente. Primo, turno unico dalle 8 alle 14 e riposo in tutti i giorni festivi. Non si prenderanno i riposi infrasettimanali. Secondo, assemblea tutti i giorni alle ore 10. Terzo, rifiuto di fare mansioni per le quali non veniamo retribuiti, ovvero il portantino che svolge mansioni di infermiere deve fare il portantino. La stessa cosa vale per i bidelli che fanno mansioni di tecnici, eccetera. Qualora l'amministrazione volesse arrivare al punto di mettere in atto le sue minacce, tutti i lavoratori uniti sapranno dimostrare la loro forza e le loro organizzazioni. L'organizzazione che è qui dentro è l'assemblea, tutte le responsabilità ce l'abbiamo 3.000. Volantino del 5 gennaio 1974. Sciopero di 48 ore, a partire dalle ore 7 dell'8/1/74 alle ore 7 del 10/1/74. L'Assemblea unitaria dei lavoratori delle cliniche e degli istituti universitari e dei lavoratori ospedalieri Policlinico Umberto I ha deciso di proclamare 48 ore di sciopero a partire dalle ore 7 del giorno 8/1/74. Modalità di sciopero. Sciopero completo di tutto il personale delle cliniche ed istituti, compresi bidelli, portieri, eccetera, assicurando i seguenti servizi: pronto soccorso centrale, personale al completo,
I portantini si astengono dalle pulizie. La camera operatoria del pronto soccorso, se di guardia, garantisce un portantino per turno. Il reparto del pronto soccorso, nel giorno di guardia, garantisce un infermiere e un portantino per turno. Centro di rianimazione. Personale infermieristico lavora al completo. Pronto soccorso pediatrico, sciopera al completo, data la presenza delle signorine del convitto. Pronto soccorso ostetrico, lavorano un infermiere e un'ostetrica per turno. Pronto soccorso oculistico ed otorino, lavorano un infermiere per turno. L'Assemblea delibera che qualsiasi decisione rispetto a sopravvenute novità circa lo sciopero potrà essere presa solo dall'Assemblea e da nessun altro. La lotta dei lavoratori, che è ancora più violenta, ancora più cosciente di quello che può, ha portato avanti un chiaro e preciso indirizzo politico che nel contesto, anche se si parla dell'ospedale policlinico, e poi invece sappiamo, perché lo sappiamo tutti quanti. Volantino 10/1/74, comunicato dell'Assemblea dei lavoratori universitari del Policlinico. L'Assemblea riunita questa mattina ha preso in esame il comunicato diramato dal Ministero della Pubblica Istruzione, il 9/1/74, e decide quanto segue. Rifiuto totale di qualsiasi soluzione parziale che mira a risolvere il problema della divisione dei lavoratori del Policlinico da un punto di vista unicamente economico, lasciando inalterato di fatto quello che è lo strapotere baronale dei clinici universitari e quindi la condizione assurda del trattamento riservato ai malati. Siamo tutti uniti, compagni, non ci dobbiamo mettere l'uno contro l'altro. Se noi ci mettiamo l'uno contro l'altro, facciamo il gioco dei padroni. Volantino dal 12 gennaio 74. Lavoratori, proletari, malati uniti nella lotta. Compagni, la nostra lotta è tanto più importante in quanto ormai da tempo va avanti il dialogo più fra padroni e sindacati e partiti riformisti che per noi lavoratori, con la tregua sociale prima e la crisi energetica, oggi vuole solo dire più lavoro, meno soldi, aumento vertiginoso di tutti i prezzi. Denunciamo che la clinica urologica ha attrezzato un reparto per il trapianto renale, hanno speso milioni dello Stato che possono essere utilizzati e non hanno mai voluto utilizzare. Volantino del 19 gennaio 74. Lunedì sciopero generale. Compagni lavoratori, la combattiva assemblea di ieri ha proclamato uno sciopero di 24 ore per lunedì 21/1/74, con il chiaro intento di dimostrare all'amministrazione e ai suoi vari ministri che dicono di interessarsi della risoluzione dei nostri problemi, che noi lavoratori non ci fidiamo di nessuno e che sarà soltanto la nostra lotta e la nostra combattività a fare vincenti i nostri obiettivi. Noi non abbiamo bisogno di favori da nessuno, noi la lotta ce la facciamo da noi, abbiamo semplicemente detto, stia attento Biocca, in questo caso... Volantino del 2/2/74, l'Assemblea dei lavoratori universitari del Policlinico, visto il comunicato del Consiglio di amministrazione del Pio Istituto che da una parte accetta il passaggio dei lavoratori universitari all'ente regione Pio Istituto, dall'altra prospetta la possibilità di affidare tutto il Policlinico al potere dei baroni universitari eliminando i padiglioni destinati all'Assemblea dei malati, decide di proclamare uno sciopero per mercoledì 6/2/74. Indietro non si torna e non basteranno i giochi di potere dei baroni a fermare le nostre lotte. Ogni volta che fanno i reni artificiali fuori della clinica urologica, nelle case di cura privata, portano via il liquido della clinica urologica per fare reni artificiali. Denunciamo! Volantino dell'8 febbraio 1974. Lavoratori, qui al Policlinico e in ogni clinica esiste un ambulatorio in cui abusivamente chiedono il pagamento delle analisi. Noi operai già paghiamo troppo per un sistema sanitario così schifoso. Non possiamo più accettare che un ospedale pubblico faccia pagare le prestazioni ambulatoriali, che i baroni si arricchiscano sulla nostra pelle, che i proletari vengano trattati come carne da macello su cui sperimentare nuovi farmaci. Ambulatori gratis, no le camere a pagamento. Aggiungiamo a questa denuncia che ci sta in urologia chi si è portato dietro un macchinario che c'ha a casa sua dalla clinica urologica. Volantino del 15/2/74, ambulatori gratuiti, primo duro colpo allo strapotere dei baroni. Compagni lavoratori, finalmente siamo riusciti ad infliggere un primo duro colpo allo strapotere dei baroni.
e alla loro falsa scienza universitaria. La nostra lotta per gli ambulatori gratis ha vinto. Per questo dobbiamo saperci garantire il mantenimento di questa vittoria. Guardate, siccome è presente qui in assemblea il compagno avvocato, io allora possiamo dare immediatamente mandato al compagno avvocato per quanto riguarda questa denuncia che adesso gli spieghiamo anche. Volantino del 23 febbraio 1974. No alla legge truffa progettata di nascosto dai baroni e dai loro servi. Compagni lavoratori, il governo Rumor, dopo aver dimostrato la sua natura antioperaia con l'aumento dei generi alimentari, della benzina e di tutti quei beni di consumo che sono indispensabili a noi proletari, ha varato un articolo unico per il personale non medico universitario. Questo articolo stabilisce un'indennità a decorrere dal 1 marzo per equiparare il nostro trattamento economico a quello del personale ospedaliero. La nostra conquista degli ambulatori gratis può e deve essere un'indicazione di lotta, per questo dobbiamo rafforzare la vigilanza e l'organizzazione. Primo, tutti i lavoratori comunque assistiti da un ente mutualistico non devono pagare nulla per le visite e le analisi ambulatori. Secondo, lo stesso diritto spetta ai disoccupati. Terzo, chi non ha assistenza deve pagare a minor prezzo praticato agli enti mutualistici. Quarto, occorre aumentare il numero delle visite giornaliere. Quinto, occorre ottenere il numero degli esami clinici senza perciò costringere i lavoratori a ricoverarsi in ospedale. Contro la prepotenza dei padroni, contro le manovre del governo, unità e organizzazione operaia. L'abbiamo spiegato, la popolazione è con noi, perché al momento che abbiamo lottato per gli ambulatori gratis, perché eravamo coscienti che il lavoratore non è giusto che viene in una clinica a pagare 3.000 euro quando c'è una mutua. Quindi, ci ammazzano, ci sfruttano e ci buttano nei cessi, e questa la chiamano sanità. Compagni ammalati, noi lavoratori delle cliniche universitarie abbiamo sentito la necessità di fare un volantino specificatamente per voi malati. Infatti noi lavoratori sappiamo in quale condizione assurda siete tenuti, sappiamo quando l'amministrazione speculi sui vostri ricoveri e quando i baroni si arricchiscano sulla vostra pelle. Vi ammalate sui posti di lavoro, in fabbrica e nei quartieri per arricchire le tasche dei baroni, che continuano pure a sfruttarvi in ospedale. Infatti, in ospedale, i vari baroni, invece di curarvi, vi usano come carne da macello, su cui sperimentano nuovi farmaci e nuove tecniche per migliorare la loro scienza. Questo è l'ospedale che i baroni vogliono per continuare a ingrassarsi e a sfruttare i proletari. Noi lavoratori abbiamo detto basta a questa assurda situazione e siamo scesi in lotta per essere uniti con gli altri lavoratori dell'ospedale e per fare del policlinico una reale struttura operaia. Un nuovo modo per fare l'operazione, sotto i ferri mettiamoci i baroni. Volantino del 16 marzo 74. Contro la repressione, oggi sciopero di 24 ore. Compagni lavoratori, il rettore ed i clinici universitari continuano a provocarci. Anche ieri hanno cercato di metterci paura, minacciandoci di caricare il corteo qualora fosse andato al rettorato. Ma anche questa manovra, come tutte le altre, è fallita. La volontà dei lavoratori si è imposta. Ma le minacce e le falsità del rettore non finiscono qui. Anche il 13/3/74, il rettore, appoggiato dal fedele amico Biocca, ha anche falsamente accusato noi lavoratori e la nostra lotta di aver privato la cittadinanza di 2.500 posti letto. Ma l'illustre si è dimenticato di dire che mai i vari luminari della scienza hanno usato tutti questi letti. Più del 40% se li sono tenuti vuoti con la scusa della didattica, o perché non c'era abbastanza personale, o perché non c'erano i materassi, scessi, camere, medicine, eccetera. Di fatto il policlinico non è un ospedale, ma una vera fogna, dove i topi, come i vari rettori e i loro protetti, si sono ingrassati sul sangue dei proletari. La nostra lotta perciò, per gli obiettivi operai che ci siamo dati, serve realmente a cambiare queste marce strutture, a distruggere chi se ne è sempre approfittato,
Lo sciopero di oggi è una precisa azione di lotta contro il provocatorio arresto del compagno Franco, contro gli altri avvisi di reati, contro le continue minacce, per fare capire a chi ancora fa orecchie da mercante che niente ci può fermare né può farci paura. Ci siamo autodenunciati tutti e 2000 per gli assurdi reati che hanno attribuito a Franconi. Franco libero, dentro i baroni, fuori i compagni. A me mi sta bene, oltre di dire maiale e buffone, abbassarle sui posti di servizio se questi delinquenti stanno nei posti di lavoro, oppure firmano e se ne vanno ai clinici privati. Rinunciare a loro! Volantino del 26 febbraio 1974. Compagni lavoratori, lo spettacolo offertoci gratuitamente dai sindacalisti, dal professor Biocca per conto del rettore, dal presidente del Pio Istituto, dal rappresentante della Regione, ha dimostrato a tutti la differenza tra la nostra posizione e la forza della nostra organizzazione operaia e le contraddizioni delle altre parti. I sindacati che si sono affrettati ad approvare la legge truffa di Malfatti hanno fatto macchina indietro. Il rettore, poverino, ignorava il progetto Malfatti, la Regione era d'accordo con noi, il Pio Istituto era pronto a stipulare una convenzione per inglobare tutto il personale universitario. Oggi questi signori si riuniscono per decidere come attuare la regionalizzazione. Domani si presenteranno di fronte alla nostra assemblea e dovranno dirci poche parole chiare. I giornali dei padroni già da tempo hanno iniziato una campagna di stampa contro di noi. Tentano di farci passare per dei criminali che mettono a rischio la vita dei malati, magari nella speranza di trovare qualche magistrato più fascista degli altri che intervenga a mettere ordine. Il mandato di cattura contro il compagno Francone apre un nuovo fronte di lotta. I padroni della medicina, gli speculatori della malattia hanno la sicurezza della impunità e possono muovere ministri, questori e giudici e da una parte e dall'altra cercano di criminalizzare la nostra lotta e di isolarla rispetto ad altri lavoratori della città. Abbiamo preso a spallate uno dei più solidi poteri del sistema, il potere degli scienziati medici. Abbiamo tradotto nella pratica la volontà operaia di controllare e di gestire le strutture sanitarie. Ormai i lavoratori dei quartieri e delle fabbriche incominciano ad avere chiaro il significato della nostra lotta, malgrado il cordone sanitario creatosi intorno alle organizzazioni della sinistra, contro la repressione, contro le manovre dei vertici, contro il potere dei baroni, per la regionalizzazione del controllo operaio della sanità, organizzazione operaia. Siamo dei lavoratori e non siamo degli assassini. Un attimo, no, noi stiamo lottando tra padri di famiglia e mamma di famiglia per ottenere ciò che abbiamo chiesto da 3 mesi. Noi e dei soppressi che noi abbiamo scritto, che sono scritto sui muri. Volantino del 25/2/1974. Compagni, sabato 23 la polizia è entrata nell'ospedale ed ha caricato violentemente i lavoratori. Il compagno Balducci è stato gravemente ferito. La risposta di tutto il personale è stata immediata. Anche i lavoratori ospedalieri del Policlinico sono scesi in lotta. È bastata la minaccia di chiamare allo sciopero i compagni degli altri ospedali per far ritirare immediatamente i celerini. Nell'ospedale, per la prima volta, abbiamo visto il presidente del Pio Istituto, i rappresentanti della Regione, i segretari delle organizzazioni sindacali di categoria, il professor Biocca inviato dal rettore. Di fronte all'assemblea, ciascuno di questi signori ha recitato la sua parte, scaricando sulle spalle degli altri la responsabilità della legge truffa presentata dal ministro Malfatti. I fatti restano fatti e le parole parole. Nessuno si farà incantare dalle canzoni di queste sirene. Il rettore dell'università per lungo tempo ha fatto finta di ignorarci, sperando che il fuoco si smorzasse. Quando la nostra compattezza e gli scioperi indetti dall'assemblea hanno dimostrato a tutti che i conti dovevano essere fatti con noi lavoratori, il rettore ha incominciato a dire che lui era d'accordo per la regionalizzazione e che stava prendendo accordi con il Ministero e con la Regione. Abbiamo invaso il Ministero e la sede della Regione. Nel frattempo, giorno dopo giorno, corteo dopo corteo, assemblea dopo assemblea, i sindacati hanno scritto e detto che la nostra lotta era corporativa, che la regionalizzazione era irrealizzabile, che non era possibile modificare la situazione se non con una legge. Dopodiché, con la nostra presenza di massa, abbiamo imposto di fare le visite ambulatoriali gratis per tutti i lavoratori. Anche i medici dell'ospedale hanno preso le distanze dai baroni, cercando di addormentarci con parole di adesione agli obiettivi economici della nostra lotta.
Abbiamo gridato in ogni posto che non avremmo mai accettato una leggina per avere soltanto più soldi e che solo la regionalizzazione avrebbe fermato la lotta. Mentre davanti ai lavoratori le forze politiche, il rettore, il Pio Istituto erano pronti a riconoscere la giustezza delle nostre richieste, dietro le nostre spalle i baroni giocavano la carta del ministro Malfatti. Ecco perché sono stati costretti a sostituire la carota dei soldi con il bastone della polizia. Ieri abbiamo dato prova di forza e di compattezza. La prossima volta saremo pronti e la risposta sarà dura. Non è più l'epoca che l'operaio via le porte e basta. Oggi non c'è il fascismo, pure il senso uguale, ricordatelo. Oggi non esiste, oggi il lavoratore ragiona. Volantino del 4 marzo 1974. Non sanno più come fermarci, prima i contentini, poi la polizia, adesso le letterine. Compagni lavoratori, i professori Biocca, Crifò, Guidetti e Rita, mediatori del rettore, ci hanno inviato una lettera aperta per dirci, primo, che tra di noi vi sarebbero dei provocatori che vogliono arrivare a uno scontro contro altri lavoratori, cioè i poliziotti. Secondo, che non sarebbe segno di civiltà occupare l'aula per l'assemblea e gridare ingiurie contro i baroni. Terzo, che le ore di assemblea saranno trattenute sulle buste paga. A questi signori rispondiamo che ormai la classe operaia, pur riconoscendo che i poliziotti sono dei proletari, individua in essi dei reali nemici che, difendendo gli interessi dei padroni, lottano ogni giorno contro i diritti di noi sfruttati. Questa loro alleanza con i padroni li porta infatti a usufruire del potere della divisa e di molti altri privilegi che la società capitalista gli concede per mantenere i suoi servizi contro gli altri lavoratori. Non abbiamo paura di perdere la nostra civiltà. Questo è un termine borghese che vuol dire solo accettare ciecamente lo sfruttamento e dare al padrone pure l'anima. Ormai siamo coscienti della nostra lotta e dei nostri obiettivi e li porteremo avanti contro chiunque tenti di fermarci. Questi signori non approvano la nostra lotta perché scriviamo parolacce sui muri contro rispettabili direttori di clinica senza metterci la firma e perché urliamo in corteo delle ingiurie, 1000 contro 1. Ma non si sono mai preoccupati dello schifo che c'è nel policlinico, dello sfruttamento fatto sulla pelle dei malati e di noi lavoratori dai loro rispettabili colleghi. Dire maiale o boia ai baroni è sempre poco rispetto a tutte le schifezze che giorno per giorno queste sanguisughe ci fanno. Non ci interessa che la legge italiana preveda un tempo ben preciso per le assemblee. Sappiamo che le leggi se le fa il padrone a suo uso e consumo e che sta a noi lavoratori distruggere questo Stato capitalista e tutti coloro che contribuiscono a portarla avanti, per imporre una società che rispetti i nostri diritti e i nostri bisogni. Per questo facciamo le assemblee che servono a organizzarci e a rafforzare la nostra lotta contro chi vorrebbe distruggere la forza operaia. L'unica civiltà operaia, combattere i padroni e sfruttamento. A destra un governo militare addirittura. Questi, cari miei, vuol dire portare una guerra civile in Italia. Questo Biocca ancora non l'ha capito. È inutile che viene a inasprire di più la Volantino lotta. del 7 marzo 74. L'assemblea del personale chiede che il direttore l'ammetta di usare due facce e due voci per riconoscere i diritti dei lavoratori, il loro presenza e minacciarli, mascherandoti dietro altre firme il giorno dopo. Guardi, a noi lavoratori, la polizia non ci serve, noi che abbiamo la coscienza pulita, la polizia serve, si deve servire a tutti, perché tutti hanno la coscienza assunta. Gli altri direttori hanno la coscienza assunta. Volantino del 14 marzo 74. L'Assemblea dei lavoratori delle cliniche universitarie ribadisce che la lotta dei lavoratori non si fermerà né di fronte al mansionario né ai soldi, né alle continue minacce del rettore e dei clinici universitari, che la lotta continuerà sempre più combattiva fino alla completa unità con i lavoratori ospedalieri. Se c'è stato qualcuno che ha voluto il casino nel policlinico, questi siete stati voi, perché avete fatto sotto quella leggina, avete fatto Volantino, sotto 22 aprile 74. Alle calunnie dei baroni dei giornali fascisti e alle minacce dei baroni rispondiamo rafforzando l'organizzazione autonoma per portare avanti i nostri obiettivi operari. Passiamo sotto l'accettazione, poi mandiamo subito su uno o due di noi che vanno a chiedere assolutamente il passaggio suo del personale, altrimenti non devono far passare nessuno e succede il casino per tutti quanti. Deve essere molto chiaro. Volantino del 19 aprile 1974. Testo del telegramma inviato al presidente Rumor.
I lavoratori del Policlinico, incazzati più che mai per l'irresponsabilità del governo di cui lei è degno rappresentante, avvertono che di fronte a quello che è successo ieri non ci sono più scusanti. La lotta non avrà più tregua né limiti. Se lei vuole può presentare il provvedimento già concordato al Consiglio dei Ministri di domani. Si ricordi che la legge o ce la fate voi o ce la prendiamo noi. In base alla richiesta fatta dai compagni greci, palestinesi e cileni, l'Assemblea ha deciso di convocare per sabato 20 un'assemblea aperta sulle lotte di tutti i proletari sulle altre nazioni. Volantino del 5 aprile 74. Non siamo disposti a sopportare nessuna discriminazione. Compagni, il rettore esecutore fedele della volontà dei baroni del Policlinico espressa dal comunicato del Consiglio di Facoltà il giorno precedente, ancora una volta ha chinato la testa, ha fatto entrare ieri la polizia nell'ospedale. Questa riapertura delle ostilità è un chiaro sintomo della sempre più vicina fine dell'era baronale. Lor signori, accecati dalla rabbia di perdere il loro potere, ormai si buttano allo sbaraglio servendosi della polizia. I compagni dell'ospedale di Uridi hanno detto che se domani lo scontro al vertice non avrà esito positivo da parte nostra, faranno sciopero generale, anche loro. Volantino del 18-4-74. I baroni ci riprovano, ma i lavoratori sono pronti a farli ingoiare qualsiasi manovra. Compagni lavoratori, ieri si è riunita la Commissione Istruzione della Camera per discutere del nostro provvedimento di legge. I risultati della votazione sono stati questi: 9 voti favorevoli contro 9 contrari, quindi tutto passa alla discussione della Camera. Questo significa che il governo si è di nuovo piegato alla volontà di baroni, tentando di insabbiare le nostre richieste. La colpa è di tutte le forze politiche che si erano impegnate con i lavoratori. Evidentemente hanno preferito schierarsi dalla parte dei baroni. Noi vogliamo essere ospedalieri,
Noi non vogliamo più avere niente a che fare con la stotteria che c'è nelle cliniche per colpa dei direttori. Noi non vogliamo più dipendere Volantino da un del uomo 23 aprile 1974. Oggi sciopero di 24 ore, per non farci più prendere in giro dal governo, per non dare più fiducia a chi ci ha sempre fregato, per la vittoria dei nostri obiettivi. Compagni, l'assemblea di ieri è uscita chiara e ferma la volontà di tutti noi lavoratori di proclamare lo sciopero di oggi. Un'assemblea così, io penso che questa sia la vera democrazia, consiste il popolo che comanda, consistono gli operai che comandano, quindi questo deve essere molto molto chiaro. E proprio per questo... Ai compagni è importante. Tutte le cliniche devono consegnare entro il 3-5-74 i compagni che fanno il giro copia dell'ordine del giorno, completo del numero di tutti i letti abili, approvato da ciascuna assemblea della clinica, allo scopo di calcolare col medico provinciale il numero complessivo dei posti letto disponibili per i ricoveri. Mi trovo nell'aula della seconda clinica chirurgica. Documento dell'Assemblea del Policlinico del 30 aprile 74. I lavoratori universitari del Policlinico, preso atto della definitiva approvazione della legge che, pur nella sua ambiguità, consente di togliere la gestione dell'assistenza sanitaria erogata alle cliniche universitarie dalle mani dei direttori di cattedra e trasferirla all'ente ospedaliero regionale. Decidono, malgrado la carenza assoluta di personale e di strutture igienico-sanitarie esistenti allo stato attuale all'interno del Policlinico Umberto I, di riprendere per questa fase transitoria a svolgere mansioni e turni che attualmente non gli competerebbero. Dopo 6 mesi di lotta un primo risultato è stato raggiunto. Il Parlamento è stato costretto a riconoscere con la forza la volontà di cambiare, espressa dai lavoratori del Policlinico. Sono state sconfitte le manovre dei baroni universitari e gli intrallazzi dei loro servi. Alla cortina di calunnie, alle accuse di responsabilità e di provocazione abbiamo risposto dentro e fuori all'ospedale, con le occupazioni delle case, con l'autoriduzione delle bollette, con gli ambulatori gratis, con la pratica dell'antifascismo militante. La lotta ha pagato. Per la prima volta una legge nazionale è stata imposta direttamente dal basso. Il prezzo è stato caro. Molti compagni incriminati, molti arrestati. Alla repressione abbiamo risposto e sapremo rispondere anche in futuro. Il passaggio dei lavoratori universitari alle dipendenze dell'ente ospedaliero regionale è soltanto un momento significativo della nostra lotta. Il nostro scopo non era quello di trasferire la struttura sanitaria dalle mani dei baroni universitari a quelle dei baroni ospedalieri. Siamo e saremo impegnati ad attuare nei fatti la gestione dell'ospedale, in base alle esigenze dei lavoratori che sono costretti a servirsene. I lavoratori del Policlinico pertanto chiedono: primo, l'eliminazione degli appalti e delle scuole professionali. 2. Assunzione di nuovi lavoratori con pubblici concorsi, soltanto da parte del Pio Istituto e non da parte dell'università. 3. Corsi di riqualificazione subito per tutto il personale in base alla nuova pianta organica. 4. Utilizzazione completa di posti letto contro il tentativo di creare nel Policlinico centri di falsa ricerca. 5. Divieto di ogni trasferimento imposto ai lavoratori. Contro le ambigue interpretazioni della legge, i lavoratori del Policlinico stabiliscono i seguenti punti. I lavoratori addetti all'assistenza da oggi non sono più alle dipendenze dei baroni universitari, ma dell'ente ospedaliero regionale. Le accettazioni dei malati avranno luogo con progressiva occupazione di posti letto secondo i criteri pubblicamente controllabili. È vietata alle monache sfruttare i malati con il piccolo commercio e ricatti. Il funzionamento degli ambulatori deve essere esteso a tutta l'area della giornata lavorativa e deve avvenire secondo le modalità già stabilite. I lavoratori delle singole cliniche stabiliranno il numero di posti letto disponibili per assicurare una reale assistenza ai malati e controlleranno che l'occupazione di posti letto non sia discriminatoria. I lavoratori del Policlinico decidono infine di farsi promotori di un comitato proletario per la gestione dell'ospedale. A tale scopo prenderanno i contatti necessari con i lavoratori delle fabbriche e dei quartieri, serviti dal Policlinico Umberto I. Viva l'unità dei lavoratori, viva il potere operaio. Contro lo sfruttamento, lotta di classe.
darci di mangiare tutto quello che noi abbiamo vinto in questo periodo. Quindi ognuno ce l'abbia bene in testa questo, non facesse lo stronzo, non cascasse nel concetto che non gliene frega niente, che poi ci sarà da fare l'assemblea e non ci verrà, ci sarà da fare questo o quel movimento e non lo discuterà, perché compagni, ricordiamoci sempre il principio nostro, quando una cosa non va la diciamo in assemblea, per cui se è sbagliata tutti gli altri si convincono che è sbagliata e quindi sempre siamo sempre uniti. Invece il legge è una cosa, non la condivide e non viene, quella automaticamente ha distrutto il movimento, perché automaticamente qua dentro non viene più nessuno in assemblea e con chi discutiamo? Non si può fare più niente. Amen, ci hanno diviso, ci hanno distrutto. Invece venendo qua, anche se quello che c'è scritto su un pezzo di carta è sbagliato, si dice oh, tu hai scritto su un pezzo di carta, allora avvertico, se cazzate non le scrive più, perché a me non mi stanno bene, ma non a me, a tutta l'assemblea. E quindi noi vogliamo che vengano scritte così e così e così, e non le fa più queste cose da domani in poi. Allora la forza viene mantenuta lo stesso. Se invece questo scrive le cazzate e non viene nessuno, noi siamo persi tutta la possibilità di rifare quello che abbiamo fatto fino adesso. Tenevolo bene presenti. Quindi io vi faccio questa proposta. Sta roba qua, sappiamone farne tesoro, sappiamogli dare le risposte che gli dobbiamo dare. Arriva, non potete